Se l'offerta culturale del comune di Rivedarcano è interessante, considerando il castello, il forte Corroncon, il Castelliere e gli altri luoghi storici di questo comune, un grosso contributo storico che contribuisce a fare memoria dell'importanza del nostro territorio lo fanno di certo gli innumerevoli siti religiosi sparsi sul territorio. Pensate che nel nostro comune, non contando le chiese dismesse, quelle distrutte o di cui si è perso traccia, si contano ben 9 chiese che assieme alle varie cappelle o le varie icone notive offrono una limpida e completa testimonianza della storia e dell'importanza passata del nostro comune. La posizione strategica e il significativo incrocio viario o le varie altre ragioni sociali hanno fatto sì ad esempio che la chiesetta dedicata a San Martino Vescovo, qui alle mie spalle, acquisisse la titolarità di Pieve e diventasse quindi un riferimento religioso per le comunità locali del comune di Rivedarcano, ma anche del comune qui accanto di Coseano. Si pensa già dagli inizi degli anni 1000. La Pieve di San Martino, che ancora oggi unisce le genti di 2 parrocchie del comune, è sorta in un insediamento romano già esistente già dal V e VI secolo d.C. È stata ampliata e ristrutturata varie volte nei secoli successivi e conserva oggi delle opere di pregevole interesse storico e culturale. In particolare all'interno possiamo vedere la pala dell'altare maggiore in pietra, che è scolpita nel 1530 da Carlo da Carona, un noto scultore di scuola ticinese che operò in altre chiese del Friuli. L'acquasantiera del 1500, scolpita da Giovanni Pilacorte, anche lui proveniente dalla nota scuola scultorea ticinese. La fonte battesimale, sempre di Carlo da Carona, è un bellissimo altare centrale con le statue dedicate all'Annunciazione. Senza voler tralasciare altre chiese sicuramente degne di nota, come la chiesa parrocchiale di San Leonardo di Rivedarcano con la sua imponente grandinata monumentale, oppure la chiesa parrocchiale di Radona Basso col suo campanile abbastanza alto e particolare, firmato dal noto Provino Valle, o le chiese di Rodano Alto, di Giavons e di Pozzali, sicuramente dei luoghi intrisi di storia, mi premeva soffermarmi su quei luoghi che possono essere una breve meta di un lungo itinerario, una passeggiata alla scoperta del nostro comune. E sono le chiese che si trovano nella parte nord del comune, a ridosso del fiume Corno, che si affacciano su quella che era la via dei mulini che ha dato fortuna alla famiglia dei nobili d'Arcano. Proprio immersa nella borgata di Arcano Inferiore troviamo la chiesetta di San Giorgio, un edificio tardo medievale incastonato in un contesto che già a prima vista ci riporta all'antichità. La chiesetta svolse le funzioni di cappella del castello di Tricano Inferiore, andato ormai distrutto nel tempo, e probabilmente era collegata al castello d'Arcano da un'antica strada di cui una parte ancora a buone condizioni e molto suggestiva da percorrere anche a piedi tuttora. Anche qui pare ci sia la mano dello scultore Pilacorte, forse ci ha lavorato mentre era impegnato a San Martino, ed è arricchita dall'altare dedicato a San Giorgio ed ha caratteristiche per la bifora campanaria posta sulle coperture. Spostandosi brevemente più a nord, dove sorgeva il primo castello di Tricano, nato verso l'anno 1000, rimane la chiesetta di San Mauro, della quale c'è una testimonianza scritta già nei primi del 1200. Essendo strettamente legata ai nobili d'Arcano, è stata soggetta a continui lavori di ammodernamento e abbellimento e per gli intenditori sembra quasi che ogni secolo porti un suo marchio. La chiesetta sorge in una pregevole posizione, tant'è che la loggetta esterna, che funge da ingresso alla chiesa, è posta a strapiombo sulla Valle del Corno e fa da balconata per una bellissima vista su parte dell'arco morenico e sulla cittadina di San Daniele. Infine da ammirare c'è la chiesetta del castello di Arcano Superiore, intitolata alla Beata Vergine della Neve. Da piccola cappella aumentò man mano titoli e pregio anche grazie all'aumento di importanza del castello superiore e della scomparsa di quello inferiore, diventando cappella nobiliare del castello. Lungo i secoli ha subito notevoli trasformazioni ed ora al suo interno si possono vedere un bell'altare in marmo di Carrara, le statue dei patriarchi Paolino e Bertrando, trasferiti da una chiesa dismessa di Udine, sempre proprietà degli Arcano, e l'acquasantiera e la fonte battesimale di Scuola Lombarda. Come già detto, il contesto culturale, quindi anche turistico, della parte nord del comune è molto ricco, perché ruota attorno all'esistenza del Castelliere e dei castelli di Tricano. Mi piace però ricordare che esistesse un ulteriore castello, sito a Rodano Alto,
tant'è che è documentato che Enrico de Rodigliano, un signorotto locale, nel 1220 venisse ceduto, assieme ad altri possedimenti, un castello, quindi già esistente in quegli anni, posto a Rodigliano. Castello che, dopo essere andato completamente distrutto, venne costruito con sembianze di villa, cinto da un muro e protetta da 2 torri medievali, e che verso la fine del 1600 divenne proprietà della famiglia Elti di Gemona, che probabilmente lo acquistarono per ottenere il titolo nobiliare di conti. Ancora oggi alcuni discendenti di quella famiglia portano il cognome di Elti di Rodeano. Dai primi del Novecento, quando gli Elti persero di potere economico, la villa venne acquistata assieme ai vari possedimenti dalla famiglia Minini ed è attualmente di loro proprietà. Villa Minini oggi si presenta come una villa signorile molto curata e rifinita, e grazie ai 3 piani molto ampi, ad un vasto parco, ad un bellissimo filare di gelsi che attraversa i vecchi possedimenti e alla disponibilità e alla cura dei proprietari, si presta moltissimo come location per matrimoni, feste o altri eventi. Che dirvi, in friulano, sperin di bio di al comune di Rives.